Beatrice, benvenuta. Sono molto contenta che tu sia qui oggi a condividere con chi ci sta ascoltando quella che è stata la tua esperienza e il tuo percorso di coaching. Quindi Grazie. ti chiedo magari di presentarti un attimo e poi partiamo, ti faccio qualche domanda. Prego. Io mi chiamo Beatrice, ho 30 anni e ho scelto appunto circa un mese e mezzo fa di fare questo percorso di coaching, approfittando di questo periodo in cui sono a casa. Io lavoro nel campo del turismo, ma in questo periodo di lockdown, sono a casa e quindi ho approfittato per fare un percorso di lavoro su me stessa. E Beatrice, quando tu hai iniziato questo percorso di coaching, qual era la tua situazione? La mia situazione era, di saturazione a livello lavorativo, nel senso che amo, molti aspetti del mio lavoro, però per molti altri aspetti ero arrivata ad un livello in cui c'era qualcosa che si era rotto e non capivo precisamente che cosa si fosse rotto e non capivo precisamente in che direzione muovermi per cambiare. Avevo poi delle sensazioni che mi arrivavano rispetto a degli interessi che maturavano da un po' e che avevo voglia di concretizzare e quindi c'era diciamo parecchia confusione e anche direi un po' di panico, un po' di ansia data da questa, proprio da questa insicurezza, da questa incertezza. E Beatrice, che cosa ti aspettavi quando tu hai iniziato poi questo percorso di coaching con me? Ma non avevo delle aspettative così precise, così definite. Diciamo che mi aspettavo un qualche miglioramento, ecco. Mi aspettavo magari la possibilità di fare un po' di chiarezza. Non mi aspettavo di cambiare grandi cose, ecco, ma magari semplicemente di strutturare un percorso di ascolto e di focalizzazione su qualcosa. Poi le cose si sono chiarite strada facendo. Infatti. E quindi rispetto all'inizio del tuo percorso, che cosa senti poi che è cambiato in te? Beh, è giusto dire che è cambiato molto, molto più appunto di quanto mi aspettassi. È cambiata anzitutto, e penso sia la cosa più importante, la mia emotività. Quindi rispetto a una situazione di panico, di paura, di incertezza, adesso c'è una situazione di serenità, di determinazione, anche di pulizia vorrei dire, proprio di pulizia del pensiero, di chiarezza in questo senso. Poi è cambiato l'impegno, ma vorrei usare l'italianizzazione di engagement, cioè proprio l'ingaggio, nel senso che sono passata da un momento nel quale ero ferma e non capivo bene in che direzione andare, a un momento in cui invece, come mi sta succedendo adesso, sono appunto ingaggiata, quindi sono impegnata nella realizzazione di un progetto. Benissimo Beatrice, e senti quali risorse o meglio punti di forza hai scoperto o anche riscoperto in te durante questo percorso di coaching che c'è stato? Ho avuto delle belle conferme di risorse che in passato sentivo di avere, che se mi si chiedeva che risorse hai, io avrei risposto appunto quelle risorse, gli avrei elencato quelle risorse, però ad essere sinceri 100% erano un po', non voglio dire arrugginite, però erano un po', come dire, avevano perso un po' di intensità. Questo forse può accadere legato a un'emotività molto in contrasto. Quindi in un momento in cui mi sentivo molto giù, sentivo che anche le mie risorse non erano proprio al top, oppure non erano credibilissime, non ci credevo tanto. Ehm, Mentre devo dire che dopo questo percorso posso affermare di aver rispolverato quelle risorse, quindi non è vero che erano così appassite, c'erano ancora e ci abbiamo dato acqua, sono tornate un po' attive. E, un punto sul quale io ho sempre puntato era la mia determinazione, quindi sento adesso ad esempio di essere determinata nel raggiungere nuovi obiettivi che mi sono posta e che mi hai aiutato a
così ad individuare, e si sono aggiunte delle risorse che ho scoperto appunto, quali appunto la costanza, che io non avevo mai tanto preso in considerazione legato a me. Invece è vero che un obiettivo ben formulato dà molta forza, e dà anche la forza di essere costanti anche a persone che magari non si sono mai considerate tali. E poi la possibilità di strutturare dei ragionamenti in modo nuovo. Quindi nel mio caso, ad esempio, proprio di strutturare dei ragionamenti in maniera pratica, lavorando su delle mappe, lavorando su degli strumenti, e vedendo che alle volte sono molto più utili, molto più concreti rispetto magari a sedersi lì per mezz'ora a scervellarsi, oppure cercare dei consigli da terzi che magari in buona fede però non riescono a capire totalmente quello che è il nostro sentire. E c'è quella possibilità di lavorare proprio in maniera concreta su strumenti che poi restano e che danno la possibilità alle volte anche un po' di distrarre quel chiacchierio che abbiamo in testa, e poi di rileggere quello che nero su bianco il nostro io forse ci ha fatto scrivere, che forse è la cosa più vera. E ti faccio un'ultima domanda, magari per chi ci sta ascoltando, e quindi magari sta valutando di iniziare un percorso di coaching. Ecco, cosa diresti a una persona appunto che sta valutando di fare questa scelta, come poi hai fatto anche tu? Direi fallo, semplicemente. Cioè, smettila di valutare, perché non c'è niente da valutare. Anch'io sinceramente pensavo inizialmente che il coaching fosse un po' la Cenerentola, devo essere un po' sincera, nel senso che in mezzo a tanti percorsi che riguardano la psicologia, che riguardano la crescita personale, eccetera, il coaching lo vedevo quello un po' meno strutturato. Ma dipende tutto da come ci vogliamo mettere in gioco, e adesso quello che posso dire del coaching è che è stata per me una bellissima possibilità di fare un percorso di cambiamento rapido e concreto. E non voglio dire rapido come spesso purtroppo adesso si abusa, e sembrano quei percorsi facili, no? In poco tempo ci risolviamo la vita. No, non è questo. Però la bellezza di questo percorso è stato che è stato molto intenso. Quindi nel momento in cui sentiamo che c'è qualcosa che non va, sentiamo che vogliamo cambiare qualcosa, questo forse è il presupposto, dobbiamo voler cambiare qualcosa, quindi ci approcciamo a un percorso di coaching, abbiamo già tutti quelli che sono i presupposti, le risorse per poterlo fare in maniera piena. Quindi se sentiamo, se percepiamo di poter fare qualcosa, possiamo proprio smettere di domandarci se sia il caso di farlo, e possiamo in maniera del tutto sana buttarci su un percorso nuovo, che ci porterà sicuramente a qualcosa di buono. Potrà essere magari un cambiamento più profondo, o potrà essere un piccolo chiarimento magari di quella che è la nostra situazione. E io penso che alle volte anche i piccoli chiarimenti siano quelli che poi ci stupiscono, magari a distanza di un periodo di tempo, e ci rivelano invece delle cose molto profonde. Io tramite il percorso di coaching ho potuto non solo cambiare degli aspetti, ma anche proprio realizzare delle cose di me, e qualcosa che non mi aspettavo. Mi aspettavo di lavorare proprio in maniera pratica su strumenti, invece anche, e grazie agli strumenti pratici, alla fine c'è sempre una riflessione su noi stessi che porta anche a maturare, perché no? Quindi per me è stata un'esperienza davvero bella, e davvero dinamica, davvero divertente. E non c'è davvero nulla da perdere, anzi c'è tutto da guadagnare. Benissimo, Beatrice. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere, che ti va di sottolineare, che magari ancora non è emerso, che vorresti dire? Cosa posso dire di più? Hai detto tantissimo. Hai detto veramente, secondo me hai colto un po' l'essenza, soprattutto il fatto che tu ti sia divertita e abbia trovato questo percorso molto pratico, per me è molto importante, perché veramente innanzitutto forse l'apprendimento e il miglioramento passa molto anche attraverso il divertimento a volte, no? Sì. Non c'è la necessità probabilmente di... È che alle volte qualcuno si aspetta magari che per fare un cambiamento serva crucciarsi eccessivamente.
Ovviamente qui non stiamo parlando di nulla di patologico, questo è vero, però proprio perché cioè siamo tanti, abbiamo tanti progetti, abbiamo tante idee e il coaching è davvero uno strumento pulito per pensare di poterle realizzare un po' a tutti i livelli, quindi non deve essere qualcosa di stratosferico. Per quello che io veramente consiglierei a tutti, a più riprese, in più momenti, a più livelli, di fare un percorso di coaching, perché sfido chiunque a dirmi che non ha nessuna idea nuova nel cassetto da sviluppare, cioè dalla più grandiosa alla più semplice. E sfido anche chi mi dice che la sua idea è troppo semplice, proprio di ingaggiarsi, perché la meraviglia di questi percorsi è che anche dalle cose che possono sembrare più piccole, cioè nascono delle potenzialità enormi e non sappiamo dove ci porta la vita, quindi è bene coglierle queste cose e veramente approfittare, perché è bello. Io non posso che ringraziarti, Beatrice, perché veramente hai fatto un percorso splendido e ci tenevo appunto che tu condividessi perché è veramente bello il miglioramento e il cambiamento che c'è stato, le risorse in te che hai trovato e che tieniti strette e che ti accompagnino verso i tuoi obiettivi che io sono sicura che raggiungerai assolutamente. Grazie, è l'augurio che mi faccio e auguro anche alle persone di poter lavorare con coach bravi come te, perché sei stata Grazie. preziosa, davvero. Grazie, Davvero. grazie mille. Io allora ti ringrazio ancora e invece noi ci aggiorniamo come sempre tra di noi poi in un secondo momento, Ti ok? racconterò qualcosa di nuovo. Esatto, ci teniamo in contatto. Grazie ancora Beatrice, un Grazie a te. bacione e a presto. Grazie Un mille. abbraccio, a presto. Grazie. Ciao ciao. Ciao.